nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Ultimi giorni sull'isola di Gran Canaria, giorni duri, che vedono il nostro pimpante galletto ruspante ad affrontare quelle che saranno 2 super tappe. Infatti dopo alcune salite, discese, oscurità, finalmente il nostro Nazi raggiunge il fine isola, dopo aver percorso gli ultimi 100 km tutti di corsa. Buongiorno mondo. Non lo so il perché, ma mi sento leggermente rotto. Sono massacrato. Ho la schiena a pezzi e anche le gambe, perché ieri a fine tappa mi sono fermato e mi sono raffreddato e poi ho camminato per altri 4-5 km alla ricerca del punto di sosta. Che facciamo oggi? Non lo so. Ho un po' di idee per la testa e vorrei tornare un attimo a Tenerife perché i miei power bank non vanno più, e a parte questo vorrei lasciare un po' di roba inutile che sto portando con me a casa di chi mi ha ospitato quando stavamo là, così facciamo le altre isole con più tranquillità e più velocemente. E quindi adesso iniziamo a mettere tutto a posto, scendiamo giù e vediamo cosa fare. Mamma mia. Ho deciso cosa fare. Ho analizzato un po' la situazione. Ai ragazzi mi conviene andare a Tenerife, sistemarmi un attimino, lasciare qualche chilo per poi ripartire sulle isole piccole. Non solo per una questione organizzativa, ma anche perché partire da qua verso le isole più piccole mi costa come andare prima a Tenerife per poi andare sulle isole più piccole, quindi non mi cambia niente, però almeno così ci alleggeriamo un po', ci sistemiamo e partiamo come si deve. Ecco il porto. Prego. Ok, sono arrivato al porto e tra un po' dovrebbe arrivare la mia imbarcazione. Ho aiutato una signora a portare le cose su e adesso me le ha lasciate qua. Mi ha lasciato tutto qua, mi ha chiesto di dargli un'occhiata mentre lei va a fare la spesa. Ok. Lo sapevai? Da pazza. Sono su, la signora ci ha schiavizzato. Gli ho portato tutti e 2 i bagagli, poi mi ha visto il controllore là, mi ha dato una mano, meno male. Ciao Gran Canaria. Oh, mo sì. Ce la fai a piedi? Sì. Ragazzuoli, dopo essere stato sfruttato per la seconda volta da questa signora, finalmente siamo tornati a Tenerife. Ho messo piede sulla terraferma e sono stato accolto di nuovo da Alberto e Ignazio, che ciao, mi hanno raggiunto. Grazie mille. Con la cupuzza, sì. 22 kg, 23 kg. Ragazzuoli, siamo a casa e abbiamo pesato lo zaino. Pesa quasi 23 kg e non è buona questa cosa. 23 kg con 1 litro d'acqua, quindi è più o meno il peso che porto sempre sulle spalle. Poi quando fai la spesa, prendo altra acqua, per alcuni tratti arriva anche a 25-27 kg, quindi stiamo messi male. E quindi ho deciso di svuotare un po' lo zaino, lascio qua delle cose che non sto utilizzando per niente, così tolgo qualche chiletto. Il problema è cosa lascio?
Allora, ho tolto un po' di cose che non sto utilizzando e qui abbiamo la giacchetta antivento, abbiamo una maglietta, abbiamo la nostra padella, tanto alla fine utilizzo la pentola nello stesso modo, c'è il nostro cucino di emergenza, non credo che ci servirà. Raga, ho deciso di lasciare il nostro metal detector perché queste sono isole molto rocciose, non lo sto utilizzando per niente, è un peso che mi porta in più. Lasciamo anche la paletta, lascio anche questo contenitore dove c'è il nostro vecchio telefono e un po' di cose di elettronica che non sto utilizzando, e lascio anche i due power bank. Questi pesano un sacco, li lasciamo tutti e due, e al posto di questi due praticamente ho acquistato un altro power bank che sarebbe questo qua, è della Xiaomi, quindi speriamo bene. Facciamo così che facciamo prima. Ah, però ho tolto 3,5 kg. Raga, sono ingrassato. Siamo pronti? Sì che siamo pronti. E niente, ora resto qui da Alberto e Ignazia oggi, dormo un po' e poi domani si parte. A dopo. Eccoci qua. E camai a mare qua. Condizioni di camicie. Veloce della luce. Eccoci qua. Grazie mille di tutto. Ci vediamo al ritorno. Va bene? Ciao ciao. Eccoci qua. E ora che si fa? Pensavo di fare già la prima tappa oggi, però diciamo che è già abbastanza tardi e il percorso che dovrei fare non è proprio il massimo, quindi a breve farà buio e mi conviene di più iniziare direttamente domani. Praticamente su quest'isola c'è un percorso circolare, quindi parte da qui, da San Sebastiano, finisce di nuovo qua dove ci troviamo, ed è classificato come percorso difficile. E raga, secondo me si salirà e si scenderà tantissimo. Adesso troviamo un punticino dove sostare per questa notte e questa. E lui? No raga, guardate qua, c'è un lucertolone. Guarda, togli la cera, metti la cera. Togli la cera e metti la cera. Yeah! Oh, forze. Ho trovato il mio punto di sosta. È un po' roccioso, però dai, dovrebbe andare bene. Non dormirò benissimo, comodissimo, ma va bene così. Non c'è altro nella zona. Questo è il posto un po' più nascosto e quindi mi devo accontentare. Adesso aspetto che faccia buio, piazziamo la tenda e per oggi va bene così. Aia. Io mi sono fatto da mangiare pasta al sugo con le polpette e quindi buon appetito e piatto pulito. Fa schifo. Montato la tenda e ho messo sotto il pezzo del cartone duro che abbiamo utilizzato per coprirci dal vento, con la speranza che funzioni anche con le pietre. Facciamo una prova perché altrimenti dormirò davvero scomodissimo.
Alla grande, mi è andata bene. Io adesso inizio a riposare, tra qualche minuto sarà buio e quindi ci vediamo tra un po' con l'inizio dell'isola. A dopo. Buongiorno. Ci siamo? Siamo pronti ad iniziare questa piccola isola? Direi di sì. È arrivato il momento di iniziare anche La Gomera e quindi adesso cerchiamo il nostro punto di partenza. Direi che possiamo iniziare da qui. Sì, possiamo prendere come punto di riferimento la nostra scalinata e quindi ragazzoli miei direi che il momento è arrivato. 3, 2, 1, iniziamo La Gomera. Questa sarà la nostra prima destinazione. Abbiamo iniziato benissimo. Quest'isola è molto verde rispetto alle altre che abbiamo visitato, almeno in questa parte qua. Altri camminatori, fate passare il treno nazi ad alta velocità. Siamo giù. Hai capito? Te lo sei pigliato buono il posto. Abita solo soletto qua. Hai capito a lui? Per ora il cammino si è presentato abbastanza bene, tutto bello guidato, ci sono le stradine, c'è un po' di salita, però sembra per ora davvero molto molto semplice. Credo che adesso inizierà un po' il tratto duro, dove praticamente ci tocca salire di nuovo e anche di un bel po'. C'è uno con la tenda lì nascosto. Sgamato. Vai di prepotenza. Inizia la salita. Cioè, giusto per farvi capire il contrasto di colori è spettacolare. Wow, continuiamo. E niente, mi sto innamorando di quest'isola. Guardate qua, praticamente ci sono anche chilometri. Vabbè, facendolo al contrario, sono 121 km percorsi, quindi seguendo il percorso, cosa che noi non faremo proprio sempre, ci mancano 121 km. Ecco. Raga. Praticamente ci sono dei punti dove arrivano, lo so, un traghetto, una barca, e che lascia comunque le persone, tipo in questi posti qua dove ci sono dei B&B, degli hotel in mezzo al nulla. Cioè, c'è solo questo. Un hotel, ristorante, e... carina sta cosa. Dobbiamo andare da qua.
Non per qualcosa, ma a me quelle sembrano nuvole da pioggia. Oh mamma mia. Praticamente dobbiamo scendere lì in fondo dove ci sono quelle case. Ma questa pietra ha un senso. Sicuramente ci schiacciavano qualcosa qua. Ce la fanno? C'è troppo vento. Veloce, veloce. Wow, che belli. No raga. Ammazza. E che? Ok, ho raggiunto una zona più o meno abitata, qualcuno c'è, ci sono delle case e quindi va bene così per oggi. Direi che come prima tappa non è male. Ci sono dei posti davvero particolari qua. È una bella zona. Ok. Ah, che ne dite? Basta. Ah, prima tappa qui alla Gomera completata. Devo essere sincero, non vedevo l'ora di arrivare su quest'isola perché mi aspettavo qualcosa di bello da vedere. E infatti dai, abbiamo iniziato abbastanza bene. Percorso, raga, non è difficile. Cioè mi sarei aspettato tipo livello difficile, dei tratti abbastanza problematici, tipo qualche arrampicata, qualche cosa così. Invece è davvero molto molto semplice, ben curato, almeno per ora. Non si sa dopo cosa succederà. Forse la difficoltà sta nel salire e scendere tantissime volte, perché si va sui 400, si scende a livello 0, poi si risale di nuovo a 500, si riscende a livello del mare, si risale di nuovo ai 700, quindi questo fosse il problema, la difficoltà maggiore, però per il resto dai, è abbastanza bello. Arrivati a questo punto, con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto, che anche l'inizio di quest'isola vi è piaciuto, fatemi sapere in descrizione, poi facciamo un po' una lista delle isole più belle. Mettete un mi piace, li condividete e iscrivetevi al canale se non siete iscritti, che è importantissimo. E mi raccomando, se volete sostenermi in qualche modo, abbonatevi al canale, dove al costo di 2 caffè al mese riceverete dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!